Il gladio ispanico è senza dubbio la spada più famosa dei legionari romani del periodo repubblicano. Ma come veniva usata davvero in combattimento? Amici di Res Bellica, io sono Mattia Caprioli, divulgatore sul canale YouTube di Tribunus, nonché storico militare, praticante di scherma storica e studioso di armi e tecniche del combattimento del mondo antico. Il sistema di combattimento con il gladio ispanico e lo scudo si può ricostruire abbastanza precisamente a partire dalle fonti scritte, in particolare Polibio, Tito Livio e Diodoro Siculo, nonché da quanto ci dice la forma stessa delle armi. Il gladio ispanico è un'arma piuttosto lunga, dalla lama larga, con una punta molto acuminata e che nelle fonti ci viene descritta come estremamente resistente. Per quanto riguarda il grande scudo, è uno scudo estremamente coprente che copre dalla spalla alla caviglia, convesso a impugnatura centrale. Nel mondo antico, spada e scudo erano una coppia indissolubile. Le spade infatti non venivano utilizzate per andare a parare, come a volte magari ci mostrano invece i film, come ci indica molto chiaramente il fatto che le spade sono mancanti di un traverso a protezione della mano, come sarà invece più tipico delle spade medievali. Scagliato il pilum, il legionario romano estrae la spada, portata sempre a destra, e si mette in posizione di attacco, con lo scudo a coprire dalla spalla alla caviglia e il gladio a fianco dello scudo, pronto a essere usato di taglio e di punta. A volte in rievocazione si vede il gladio portato dietro lo scudo. Ora questo in realtà è qualcosa che i legionari romani in realtà non facevano. È un uso che nasce da due problemi. Il primo è che gli scudi in rievocazione spesso sono molto pesanti rispetto alla realtà e quindi il gladio diventa in rievocazione uno strumento per aiutarsi a spostarlo. Secondariamente, naturalmente le spade moderne non sono affilate né appuntite quanto una spada vera e quindi non c'è il rischio molto reale che la spada si conficchi nello scudo, quindi rendendola anche inutilizzabile nonché pericolosa per colui che la usa. Il gladio ispanico e questo tipo di scudo sono armi che sono estremamente adatte a un combattimento individuale. Questo ce lo dice sia la forma dello scudo, che è oblungo ed è molto adatto a coprire la singola persona, mentre si rivela più inadatto a essere usato per esempio in formazioni più strette, nelle quali è necessario sovrapporre gli scudi, e in più ce lo dicono le fonti stesse. Infatti Polibio ci descrive il combattimento dei legionari in battaglia e ci dice che i legionari romani hanno intorno a loro uno spazio abbastanza grande per poter maneggiare e brandeggiare la spada. Questo perché il legionario romano era soprattutto un combattente individuale, per quanto inquadrato in una formazione di altri combattenti individuali. Il colpo preferito dei legionari romani è di sicuro il colpo di punta. I bersagli principali erano il volto, il torace e l'addome. Il colpo all'addome poteva anche essere portato sfruttando il momento in cui un avversario con una spada lunga avesse portato un colpo di taglio dall'alto. In quel caso il legionario, come ci descrive per esempio Tito Livio, si va ad abbassare, si copre con il grande scudo la testa e va a trafiggere l'avversario all'addome o gli può andare a falciare le gambe. Questo tipo di colpo all'addome era particolarmente utile contro avversari come i Galli, che da quanto sappiamo erano molto abituati a usare armi da fendente e quindi appunto a scaricare dei colpi di taglio principalmente dall'alto. Ma anche il gladio ispanico è perfettamente adatto per essere utilizzato di taglio. Tito Livio ci descrive gli effetti devastanti dell'uso di taglio del gladio ispanico contro le truppe della falange macedone, perché infatti ci descrive teste spiccate dal busto e braccia staccate dal corpo proprio grazie al gladio ispanico. Altre fonti ci descrivono la grande resistenza di quest'arma nel portare i colpi, il che significa che anche usandola estensivamente di taglio
quest'arma non perde il filo e non si piega. Anche lo scudo è un'arma offensiva. Può venire utilizzato per colpire l'avversario, per esempio al volto o al collo, oppure per andare a colpire la parte bassa dello scudo, per andare contemporaneamente a creare un'apertura e infilarsi con un colpo di punta. Questo è per esempio il modo in cui Tito Manlio Torquato alla battaglia dell'Aniene sconfigge il campione gallico. Se volete saperne di più sulle spade e gli scudi dei legionari repubblicani trovate link di approfondimento in descrizione. Se invece siete interessati a scoprire come era fatto l'equipaggiamento di un legionario di questo periodo storico, vi invito a vedere questo video qui.